Fiorentina-Inter 3-4. Come state, amiche e amici passioni interisti? Vi siete ripresi? Avete recuperato un po' di energie che ieri abbiamo scatenato in maniera incredibile al 94esimo di una partita? Sarebbe facile definire pazza come l'Inter, però è la verità. È una partita incredibile dove l'Inter si fa recuperare al 90esimo dal gol di Jovic che trova il 3-3 appunto allo scadere e poi al 94esimo, ultima azione della partita, Dzeko manda in profondità Barella, cross in mezzo e Venuti nel cercare di spazzare colpisce Mkhitaryan con la palla che va in rete. L'Inter vince, porta a casa altri 3 punti non senza delle difficoltà e soprattutto non senza delle cose da risolvere che ancora si sono palesate sul campo, però porta a casa 3 punti e vista la situazione di classifica attuale dell'Inter e visti i risultati delle partite fin qui accumulate in campionato, questo secondo me è l'elemento più importante. L'Inter dal mio punto di vista quantomeno fino alla sosta mondiale, ma mi verrebbe da dire in generale, ha finito i bonus, non può più permettersi di perdere punti e quindi insomma portare a casa un altro stop dopo che il Milan aveva vinto, la Juventus aveva vinto e quindi anche l'impossibilità di sfruttare i 2 scontri diretti di oggi, Atalanta-Lazio e Roma-Napoli, per guadagnare dei punti, sarebbe stato davvero drammatico. E invece con un po' di fortuna, questa c'è stata senza dubbio, ma adesso ne parliamo, portiamo a casa 3 punti fondamentali. Consueto contenuto in cui vi chiedo un mi piace e un'iscrizione al canale, dove andiamo a dare degli spunti un po' diversi rispetto ai commenti a caldissimo che trovate già sui nostri canali e ad analizzare qualche cosa appunto di specifico. Non voglio tirarla troppo lunga, spero che questo contenuto non sia venuto troppo lungo. Innanzitutto parto col dire che appunto oltre a questo discorso che ho appena fatto relativo ai bonus, indubbiamente il problema grosso dell'Inter ad oggi è la fase difensiva. Fino a qualche partita fa il problema era la testa, l'hanno detto anche i giocatori, l'ha detto Bastoni prima della Salernitana, e questo problema sembra essere stato risolto, perché comunque da Inter-Barcellona in poi l'Inter di fatto le ha vinte tutte, tranne quella del Camp Nou, dove però è andata tanto così. E quindi il problema mentale è superato anche nella reazione alle difficoltà. Quante volte abbiamo detto nella prima parte di stagione prendevi gol e ti scioglievi. Da adesso in poi non è accaduto. Col Sassuolo hai preso l'1-1, l'hai vinta. Col Barcellona hai subito 3 gol e la stavi per vincere. Ieri hai subito 3 gol e l'hai vinta. Quindi questo tipo di aspetto a livello di reazione è stato per fortuna superato. Anche ieri appunto non ho visto un problema mentale legato alla rimonta che hai subito, perché è vero che hai preso l'1-2 e da quel momento in poi sei molto calato a livello di presenza sul campo, però non ho visto un Inter che ha iniziato ad avere paura o a non connettere più dal punto di vista mentale. E vi dico la verità, lo dicevo anche nel commento a caldo di ieri, io non ho visto nemmeno un problema tecnico o tattico, cioè non ho visto errori della difesa dove dici ecco il colpevole è lui, è quel singolo lì che ha fatto un errore e hai preso gol. Sul rigore che c'era ha fatto una sciocchezza di Marco, sul gol secondo me di Iconé c'è un posizionamento sbagliato perché non puoi pensare di lasciare Iconé nell'1 contro 1 contro Acerbi, però voglio dire non ho visto degli errori come ne avevo visti nella prima parte di stagione. Quindi fatico anche a spiegarmi e a dare una motivazione del perché si è arrivati a fine partita avendo subito 3 gol. È un momento anche un po' così, nel senso che poi molto spesso non è la prima volta che Onana non fa parate eppure l'Inter subisce dei gol. Anche col Sassuolo, se non erro, Onana non ha fatto particolari parate eppure il gol era arrivato. È un problema, è sicuramente un qualcosa da registrare, da capire, perché l'Inter ad oggi ha subito 17 gol, è una delle peggiori difese del campionato. Mi sembra abbastanza evidente che puntare ai livelli altissimi, vincendo ogni volta 1-2, 2-3, 3-4 e così via, non sia sostenibile molto banalmente. Quindi questo è il primo aspetto da sistemare, perché non si ha molto futuro, soprattutto in Serie A, se si continua a subire questi gol. E poi ecco, bisogna capire dove nasce la difficoltà nel riuscire a gestire i vantaggi, anche quelli più netti. Cioè ieri dopo aver fatto il 2-0 l'Inter era in totale controllo della partita. La Fiorentina aveva paura a giocare la palla da dietro perché al primo errore avrebbe rischiato di subire un altro gol, come era capitato soprattutto con il secondo gol, quello di Lautaro Martinez, bellissimo, tra parentesi. Poi arriva questo rigore un po' episodico e qui secondo me c'è una grande mancanza dell'Inter, che ho già letto qualche analisi, ho ascoltato qualche video, non l'ha detto mi pare nessuno. Secondo me uno dei motivi per cui l'Inter è calata molto e ha
aperto, tra virgolette, le porte alla Fiorentina per raggiungere il 2-2, deriva proprio dal fatto che una volta subito l'1-2 siamo completamente spariti in attacco. Le due punte, Lautaro e Correa, che nei primi 15-20 minuti erano sempre presenti e hanno avuto diverse occasioni, tant'è che abbiamo fatto 2 gol, sono completamente spariti. Correa ha iniziato a farsi anticipare da chiunque ogni volta che veniva cercato, e Lautaro ha iniziato anche lui a fare un po' di fatica, nonostante la grandissima partita, perché Lautaro è stato come al solito fenomenale. Io ho percepito questo, ho percepito che la Fiorentina, la difesa soprattutto della Fiorentina, abbia capito questo, e quindi da un lato è stata meno intimorita a livello offensivo da parte dell'Inter, e dall'altro ha iniziato ad avere meno paura nella gestione del possesso, perché non vedeva più quella minaccia costante che nei primi 20 minuti invece si era palesata. E qui mi collego poi al primo singolo di cui volevo parlare. Voglio focalizzarmi su 2 giocatori, anche se ci sarebbe da parlare anche di Lautaro, di Barella, però l'abbiamo già fatto anche negli scorsi contenuti. Io voglio parlarvi di 2 giocatori. Il primo è lui, è Edin Dzeko, perché ragazzi, io non dimenticherò mai le parole di tanti tifosi che, come al solito, con una ingenerosità diciamo assurda, lo hanno scaricato perché nelle amichevoli non era in forma fisicamente. Io me le ricordo queste cose. Inter contro il Lens, l'Inter contro il Villarreal, Dzeko non sta in piedi, è un rottame. Dzeko è un giocatore che ci sta dimostrando ancora una volta che, sia quando parte dal primo minuto, ma soprattutto, e qui volevo arrivare, quando può entrare a gara in corso, non solo è un giocatore di livello altissimo, ma è un fattore, perché ogni volta incide, perché fa gol, perché fa assist. Ieri non ha fatto assist, ma ha fatto quello che viene definito il secondary assist, quindi l'assist dell'assist. Ha dato il passaggio decisivo da cui si è originato l'assist di Barella per il gol di Mkhitaryan. Ed è un giocatore importante. Ieri ha giocato ancora una ventina, 25 minuti e ha fatto benissimo. E qui mi viene da pensare, serve Lukaku. È una banalità, perché Lukaku già solo per quel che vale lui come singolo è un giocatore impattante, ma serve Lukaku perché contemporaneamente ti consente di avere anche l'arma Dzeko dalla panchina, e l'arma Dzeko dalla panchina in questo momento ce l'hai, ok, ma nel momento in cui metti in campo un Correa che purtroppo è ancora impresentabile. Io non so cosa sia accaduto a questo ragazzo, che, ribadisco per l'ennesima volta, non è scarso tecnicamente, altrimenti non sarebbe un giocatore dell'Argentina, perché è convocato in nazionale. Ha avuto una involuzione soprattutto mentale da quando è all'Inter che è incredibile. Io penso che la prima stagione con i vari infortuni lo abbia completamente abbattuto mentalmente, e sappiamo quanto la maglia di questi club importanti come l'Inter, il Milan, la Juve, eccetera, pesi tantissimo, perché poi Correa esordisce con l'Inter con la doppietta al Verona e vinci la partita, quindi quale esordio migliore poteva esserci? Però è completamente scarico, cioè ieri ha iniziato bene, ha fatto 15-20 minuti buoni, nel momento in cui la squadra ha iniziato a calare, lui non è mai quel tipo di giocatore a cui ti puoi aggrappare per recuperare vantaggio, è sempre il giocatore che affonda insieme alla barca, e questo è un problema, perché attualmente è un giocatore veramente poco utile alla causa, quindi speriamo che Lukaku rientri presto, anche per avere l'arma Dzeko dalla panchina. Il secondo singolo, rapidamente, di cui voglio parlare è quello che ha deciso la partita. Henrikh Mkhitaryan, ragazzi. Cioè, l'Inter quest'anno ha deciso di operare un cambio dalla panchina, eliminando, tra virgolette, Vidal e sostituendolo con Mkhitaryan. È stato un cambio dove l'Inter ha guadagnato 100 punti. Non solo perché Mkhitaryan è un giocatore più simile alle caratteristiche del centrocampista che ama Inzaghi, quindi un giocatore tecnico anche molto duttile che può incidere in zona gol, ma anche perché, non so se avete la stessa sensazione, ma in queste partite in cui sta mancando Brozovic e in cui Mkhitaryan trova spazio, io ho la sensazione di avere in campo un titolare. Quando giocava Vidal, la sensazione costante era di avere in campo una riserva, un giocatore che gioca quando ti manca Barella, Brozovic o Çalhanoğlu, però è palesemente una riserva, che magari c'è la partita in cui fa benissimo, la partita in cui fa malissimo, la partita in cui fa bene un'ora e poi male gli altri 30 minuti. Con Mkhitaryan ha in campo un titolare aggiunto. Se un tifoso guardasse l'Inter per la prima volta non sapendo dell'esistenza di Brozovic, non ti direbbe mai quello è un panchinaro, ti direbbe è un titolare. È un giocatore non più giovanissimo, ma che ancora a livello fisico sta ancora benissimo, corre tutta la partita, è tecnico, sa giocare col pallone in profondità, sa tirare, sa fare i passaggi. È, secondo me, un giocatore molto molto importante,
E ieri sera ha avuto anche il merito, appunto, con un po' di fortuna, di decidere questa partita. È stato un colpo di mercato, anche lui, molto criticato da una parte dei tifosi, solo per l'età, perché poi alla fine a livello tecnico chi se ne frega, però ha più di 32 anni, 33 anni, quindi bollito via subito. E in realtà è un giocatore che ha ancora un grande impatto. Il gol del 3-4, vado veloce, cosa ci dimostra anche? Che l'Inter di quest'anno, ma non solo, ha la voglia e l'organizzazione di provare a vincere le partite fino all'ultimissimo secondo. È l'ennesima volta in cui l'Inter vince così, col Lecce alla prima, col Torino, con il Barcellona di fatto l'aveva vinta, se Aslani non mi sbaglia quel tiro l'occasione per vincerla ce l'hai, e ieri sera la voglia, perché vuol dire che mentalmente ci sei, se ci provi fino all'ultimo secondo, ma l'organizzazione, perché l'azione che ieri l'Inter fa è un'azione pensata, al di là del contatto Dzeko-Milenkovic su cui fra pochissimo torno, è un'azione pensata, è un'azione costruita in un certo modo, perché non è la prima volta, tra l'altro, che si sviluppava così. E peraltro prima del gol arriva anche un'altra occasione importante, sempre per Mkhitaryan, che purtroppo fallisce. Però c'è proprio una costruzione, secondo me, nella ricerca del gol fino all'ultimissimo secondo. Bellissimo l'episodio di Handanovic che va da Onana a dargli qualche indicazione, non mi ricordo bene il momento preciso, mi sembra dopo il secondo gol, però c'è questa immagine molto bella che ci dimostra ancora una volta che Samir si è calato nel ruolo e mi fa molto piacere perché nessuno qui vuole male ad Handanovic. Ci dava, diciamo, da pensare il fatto che fosse ancora un titolare indiscusso, ma nel momento in cui il titolare diventa Onana, Handanovic come secondo e come chioccia ci sta perfettamente. Quindi sono molto contento di aver visto questa cosa. Due questioni rapidissime a livello arbitrale. Si è scatenato il finimondo per il contatto Dzeko-Milenkovic. E a me fa un po' ridere, perché io ieri sera, anche nella clip a caldo, ho detto se Valeri fischia fallo non possiamo dire nulla, perché la spintarella di Dzeko e la trattenuta di Dzeko c'è. Nel momento in cui non fischia fallo, vogliamo definirlo un errore devastante, un errore incredibile? No, perché allora a questo punto, questa cosa i detrattori non la dicono, qualche minuto prima sul gol di Jovic, lo stesso Jovic prima di colpire in mezza rovesciata strattona De Vrij che era tra lui e la porta, lo porta davanti a sé con la strattonata e poi trova il gol. E allora cosa diciamo? Quello non è fallo invece? Allora, o sono entrambi dei falli evidentissimi e assolutamente da fischiare, e quindi era da annullare anche il gol della Fiorentina, oppure, che è la mia opinione, sono due falli che si possono serenamente fischiare, perché entrambi sono contatti borderline, ma non sono contatti che se non fischi devono portare all'Inter ha rubato la partita. Non scherziamo su questo, perché poi queste cose rimangono e poi tra qualche settimana, quando magari dei dettagli si perdono un po' dalla memoria, ritorna fuori solo l'Inter a Firenze ha vinto perché non è stato dato il fallo di Dzeko. Non è assolutamente così. Questo mi sembrava corretto chiarirlo. Peraltro, ultimissima cosa, la partita è finita tra il 98 e il 99esimo, i minuti di recupero erano 5, Mkhitaryan ha segnato al 94esimo e 50 tipo. Quindi anche qui mi piacerebbe capire da dove nascano questi 3-4 minuti in più che sono stati fatti recuperare nel finale. Ma ripeto, lasciamo che i detrattori parlino, tanto quando l'Inter vince c'è sempre qualcosa che non va, ormai l'abbiamo capito, e il frame, e il fuorigioco, e lo screen del fallettino, non va mai bene niente. Ma vabbè, lasciamo perdere. Queste erano, ragazzi, le mie riflessioni a freddo di Fiorentina-Inter. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace a questo contenuto. Vi ricordo anche il club di Passione Inter, se volete continuare a dibattere con noi di questi temi, www.passioneinter.club, vi aspettiamo all'interno della nostra splendida community. Ed infine, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link al commento a caldo di ieri sera, mio e di Lorenzo. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link è proprio questo qua.